Quindi se c'è una preposizione, dobbiamo fare attenzione a mettere la preposizione insieme all'articolo e quindi avremo delle preposizioni articolate, quindi di più il del, per esempio il ragazzo del quale ti ho parlato, è un po' difficile. L'altro pronome relativo è che si usa, che si usa Per senza esempio. preposizione. Quindi il ragazzo che ho visto ieri si Mhm. chiama Luca. Il ragazzo che parla si chiama Luca. È interessante perché in italiano questo che è un pronome relativo e funziona sia quando l'oggetto sostituito è il soggetto e sia quando è il complemento oggetto. Perché ci sono delle lingue romanze in cui questo non succede. Per esempio in francese mi sembra che abbiano due pronomi diversi. Prima cosa che possiamo notare è che è un tempo composto, giusto? Sì, Perché appunto abbiamo un verbo ausiliare che è abbia sì, e poi abbia. partorito che è un participio passato. Noi Sì. sappiamo scomporre il participio passato e metterlo all'infinito. Quindi da quale verbo viene partorito? Partorire, sì. Ma cosa Eh, significa? partorir, no. To give birth. No. Quindi sì, perché il congiuntivo? Ma perché appunto non riusciamo a capire, cioè non so, non capisco, ho il Sì. dubbio che no, sono, No. sì, sono frasi in cui usiamo il congiuntivo. Poi, congiuntivo sì, quale dei quattro? Perché ti ricordo che c'è il congiuntivo presente, il congiuntivo passato, il congiuntivo imperfetto, il congiuntivo trapassato. Qui abbiamo bisogno di un congiuntivo passato, cioè corrisponde al passato prossimo. Significa che in italiano sbagliato, in italiano detto male, qui diremmo non riusciamo ancora a capire come ha partorito. Allora, arrendersi significa to give up. Qui Mhm. proviamo a prendere questa frase, ci ha insegnato pure che non bisogna mai arrendersi. Cosa possiamo Mhm. notare di questa frase? Non bisogna mai arrendersi. Che tipo di frase è? Sì, esatto, Sì. però noi abbiamo visto un altro modo di fare una frase Sì. impersonale, giusto? Quindi la Sì. stessa frase, come potremmo riscriverla nell'altro modo che abbiamo visto? Allora, non bisogna mai arrendersi. Vabbè, questo bisogna, cosa vuol dire prima di tutto? Perché dobbiamo riformulare la frase, ok? Non possiamo tenere bisogna, dobbiamo usare un altro verbo. Cioè, cosa vuol dire bisogna? La- Sì, ma in italiano qual è un'altra parola per dire bisogna? In terza persona, singolare ovviamente. Ma non è proprio lo stesso, perché avere bisogno di qualcosa significa to need something. Sì. Ma qui non bisogna, non significa don't need, you don't need Lei to deve? surrender. Eh sì, esatto, questo ha più significato di dovere. Ah, Sono di comprare il pane, per fare sì. un esempio più originale, no? Quindi ecco, adesso ci siamo tolti questo dubbio, siamo riusciti a distinguere bisogno nel senso di need e And have bisogna nel to. senso have to. Ok, quindi non bisogna mai rendersi, come potremmo usare questa frase impersonale però nell'altro modo che abbiamo visto. Bisogna, ok, non si deve, però io ti faccio notare una cosa. Bisogna comprare il pane diventa si deve comprare il pane, giusto? Ci siamo fino a Ok. qua. Si deve comprare il Cioè, pane. Bene, se, cioè, tu qui non... aspetta, esatto, perché tu stavi dicendo arrendersi non va bene Sì. perché appunto, come vediamo dall'esempio, dobbiamo mettere il verbo all'infinito, no? Quindi il verbo all'infinito non può essere con, in questo caso, il pronome riflessivo, quindi non si deve arrendere. Mhm. Ok? Però c'è qualcosa che Sì. manca. Questo pronome riflessivo,
dove va? Perché dicendo non si deve arrendere, questa frase esiste, ma significa qualcos'altro, non è impersonale. Questa frase significa he doesn't have to surrender. O appunto stavi menzionando questo sì. Dove va Sì? questo sì? Cambia questo sì. Questo sì? No, non è questo sì, perché questo sì è quel sì che usiamo per le frasi impersonali, giusto? Sì. Anche quando il verbo non è riflessivo, come qui, sì, deve comprare il pane. Quindi questo sì ci serve per fare la forma impersonale. La domanda Penso allora che è, sì. ok, ma questo sì dove lo mettiamo? Cioè, cosa diciamo? Una cosa del tipo non sì, sì, deve arrendere? Ha senso? Non sì, sì, deve arrendere. Allora, l'idea è che questo sì lo mettiamo qui, ma cambia un po' perché sì diventa C. Non ci si Fuck. deve arrendere. Sì, Ok. è quel C che appunto potrebbe essere tantissime cose, può Sì. essere Mhm. riflessivo, diretto, indiretto, Like locativo. È C. appunto quel C che si usa per le frasi impersonali. Ti do un'altra frase che tu metti in forma impersonale, ok?